comprai questa rivista e restai meravigliato, stupito, affascinato, stregato. Cominciai a fare questi esercizi. Incredibile, ma sentivo subito dei miglioramenti, delle trasformazioni. Eravamo dietro, prima di fare l'esibizione, a scaldarsi. Io chiesi, please, is possible? E tu, questo mi ricordo la faccia, Una piccola soddisfazione. una piccola soddisfazione, beh, importante. Ascolta Francesco, allora come ti avevo anche già parlato, no? Io ho sempre avuto curiosità nel mondo del bodybuilding e grazie a te ho la possibilità a chiedere a una persona cosa ha significato farlo in una generazione così distante dalla mia, perché se io vado a chiedere a un ragazzino, anche un mio coetaneo, legittimamente potrebbe dirmi che è iniziato perché ha visto un video motivazionale o un reel di un suo content creator preferito. Se vado di una generazione ancora più indietro, quindi anni 80-90, può essere anche lì la scusa della rivista, di aver trovato una rivista in edicola e di averla letta, oppure di essere stato ispirato, ha iniziato semplicemente palestra guardando i film degli attori del periodo, Stallone, Schwarzenegger. Reg. Se uno va ancora più indietro nel tempo, quindi stiamo parlando qua anni 60 e 70, che erano anche gli anni d'oro del cinema in Italia, uno poteva anche lì aver trovato una rivista in questa nascosta edicola nel suo paese, ma aver visto i film del genere Peplum, se non sbaglio si chiama, il genere dove figure mitologiche romane e greche venivano interpretati da dei culturisti, penso a Steve Reeves, Reg Park, ma anche atleti italiani. Ma se dovessi chiedere a una persona della tua generazione, che non so adesso tu quando sei nato e non voglio chiedertelo per rispetto, non so se lo vuoi dire. 37. Sei nato nel 37, che giorno se posso sapere? 24 giugno. 24 giugno, ecco. Quindi, arrivi, quindi una generazione che è proprio ancora più indietro. Io faccio fatica a concretizzare nella mia testa cosa vuol dire praticare una disciplina in un periodo del genere dove non esisteva nel bodybuilding la parola, ma neanche la parola bodybuilding che è un termine venuto Non esisteva dall'Inghilterra. nemmeno la parola culturismo. Esattamente, neanche cultura fisica a momenti, anche se quella era riferito più a una ginnastica. Cultura fisica è un'associazione di parole, dunque cultura fisica è una sommata, è una somma. Culturismo invece è stata proprio un neologismo che è nato negli anni 50, mi pare. Vorrei che tu mi raccontassi, non dico di raccontare della tua vita privata nel dettaglio, ma di come ti sei avvicinato a questa disciplina, se mi sai anche dare delle date, quanti anni avevi, come hai... Ma guarda, io abitavo lì, colline toscane. In quelle strade ho avuto un incidente di motocicletta, 17 anni, mi hanno dato per morto, poi non sono morto, sono stato 105 giorni chiuso dentro i gessi e quando sono uscito ho trovato un mondo assolutamente ancora non preparato a dare assistenza, a dare cura alle persone come in te. casi come il mio e come migliaia di altri. E allora cosa feci? Dico, cercherò di fare. E allora comprai, mi ricordo c'era un libro sulla ginnastica svedese, adesso non mi ricordo il titolo, però quello che c'era sul mercato, quello da fare con le sparallele. Sì, la ginnastica svedese Sì, di Ying. Sì. che però non era praticabile se non nei principi. Allora
Allora ebbi un colpo di fortuna. In una edicola del centro di Firenze trovai una rivista di Joe Weider. Joe Wader, sì, 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 certo. E, e quello mi scioccò. Chi c'era in copertina, ti ricordi? C'era lui o c'era un atleta No, della... non so se c'era Bill Pearl o un altro, no, non mi ricordo che c'era in copertina. Comunque, 1956, Ok, ok, sì, sì, sì. grosso modo. Allora comprai questa rivista e, e restai meravigliato, stupito, affascinato, stregato, perché dico, ma allora è possibile, ma allora... Però vidi che questi si allenavano con dei manubri Con queste attrezzature aliene aliene, all'epoca che... aliene. E allora, dico, Cosa c'è che allora non va? cosa faccio? An- andai, andai in un negozio di articoli sportivi dove c'era un estensore con 3 molle. Ho capito. E allora dicevo, vorrei... E questo mi fece, ma cosa vuoi? Te non ce la fai mai ad aprire quello lì? E dico, "Ah, vorrei provare." E lo provai. No, no. Mi ricordo, se posso permettermi, questa cosa l'avevo letta su un'intervista che ti avevano fatto, che ora che, ti avevo detto testuali parole, ora che tu aprivi l'estensore con 3 molle gli crescevano i capelli bianchi. Mi ricordo che avevi detto questa Bravo. frase. E così andai via abbacchiato. Cominciai ad allenarmi con una sbarra di ferro che trovai in un cantiere. In un cantiere c'era questa sbarra di ferro quadro 50 per 50, lungo 1 metro, e cominciai a manovrarla come vedevo nella rivista. Incredibile, ma arrivarono subito dei risultati di tono, Tonalità muscolare, un'ipertrofia, cioè si può parlare di quello. Sei cresciuto? subito. E allora cominciai a farmi dei manubri. Il fai da te una volta era E i costante. manubri li feci con una barretta di ferro, di tubo dell'acqua, infilata in una pomodori Cirio c'erano una volta. Ok, ok. I, i pomodori Il latta, sì, di latta che erano da 250 grammi, dunque così, alto così. Allora, uno di qua, uno di là, con dentro il cemento e vennero fuori dei manubri. Allora avevo la sbarra, avevo i manubri, era già tardi. Cominciai a fare questi esercizi che vedevo incredibile, ma sentivo subito dei miglioramenti, delle trasformazioni. Eh, cominciai a fare dei pesi più grossi, sovraccarico progressivo. con latte sempre dei pomodori, con latte trovate lì al mercato, più grosse e, e i risultati crescevano. Ancora di più. I risultati più io mi impegnavo e più avevo risultati. Allora, sì, dopo un po', ma ormai è una barzelletta, dopo circa 6-8 mesi che mi allenavo, ripassai dal negozio degli estensori e dico, "Mm, vorrei quell'estensore lì." Ancora. Eh, l'ho presi E e lo l'ho hai aprito aperto davanti. e l'ho aprito davanti.
questo mi ricordo la faccia, Una piccola soddisfazione. una piccola soddisfazione, beh, importante, Piccolo non significa non importante. importante. E via. In quel periodo conobbi Tullio Ricciardi. Ho conosciuto Tullio che aveva fatto un po' di palestra in casa, lui abitava in centro di Firenze, però cominciarono ad arrivare subito più amici. Sempre più amici. Allora la casa era piccola, allora trovammo un locale vicino al ponte San Nicolò, mi pare si chiami, a nord, il primo ponte a nord di Firenze, quello alla base del viale Michelangelo. Mhm. Eh, e, e lui lì fu molto bravo perché organizzò, con un fabbro suo amico, gli fece fare degli attrezzi sempre sulla base delle riviste americane, questo. E cominciammo a fare attività in questa palestra che era grande 3 volte tanto questa sala, ecco. Eh sì, almeno 3 volte, più uno spogliatoio, molto spartano, ma Quello che serviva c'era. efficiente. Poi mi disse, ma perché non apriamo una palestra a Roma? Dico, ma Roma è una città difficile, apriamola a Milano. Allora venni a Milano, trova un locale a Milano, allora cercai qui a Milano e trovai un locale che era un piccolo capannoncino di circa un po' meno di 500 metri quadrati, Ok, 500 metri quadrati, sì. in via Resnati. Via Resnati era piazzale Corvetto, proprio all'estrema periferia di Milano. E allora, io mi trasferii a Milano, lui mandò dei bilancieri, delle panchine. Fate da voi avevate una marca? Lui, fate in casa da lui. Ah, ok. E si cominciò il lavoro. Io presi in affitto dal comune una vetrina in un sottopassaggio che c'è lì in Piazza Duomo, via Torino. Questo diede un risultato incredibile. Arrivarono decine e decine di ragazzi e non ragazzi. Avevate anche delle culturiste femmine? No. Solo ragazzi. Il discorso culturale che ha portato le donne vicine al bodybuilding è un discorso generazionale e lo ripeto culturale perché ci sono voluti decenni Sì. per rimuovere certe Credenze, convinzioni credenze, o certi atteggiamenti o certe paure o certe opposizioni anche da parte maschile, da parte delle famiglie, da parte dei preparatori atletici, generalizziamo di tutti i preparatori atletici, perché allora era vietato a chi faceva atletica o qualunque altro sport che non fosse il sollevamento pesi, era vietato alzare un peso perché il peso accorciava i muscoli, li rendeva rigidi, li rendeva inelastici,
gli faceva strappare, Ti facevi male a prescindere, ok, gli faceva capito. male. A prescindere. Per cui era vietato allenarsi con i pesi. E questa è stata una delle grandi battaglie che io ho dovuto Portare avanti. portare avanti. Le donne si sono avvicinate al bodybuilding negli anni 60, tardi 60, inizio 70, e hanno cominciato e oggi sono importanti. Per quello che era la mia storia personale, da quel momento io sono andato avanti allenandomi e circa un anno dopo ero diventato molto più forte, molto più Muscoloso? certamente. E c'è stato uno dei miei allievi che si chiamava Alfredo Ceretti, che poi è diventato poi negli anni un grande manager, il quale dice: ma tu dovresti andare, qui fanno dei concorsi a Londra. Dico: ma io non so, ti organizzo io. Ah, Eh, mi ha fatto fare il passaporto, eh, preso il biglietto aereo, andata e ritorno, l'iscrizione alla, cos'era, NABBA? alla NAB. Sì, perché ci tengo un attimo a interromperti un secondo, perché per chi non lo sapesse, Francesco Conti, io credo che questo sia approvato, tu sei stato anche il primo italiano a partecipare a una gara internazionale di bodybuilding. Esattamente. Perché Allora io dissi a Tullio: guarda Tullio, così, sto ragazzo, questo è un amico, no, non andare assolutamente, non siamo preparati, non andare, non sei in grado. E allora io dico: ma guarda, scusami, ma non posso deludere questa persona che ha fatto questo, mi ha preso biglietti, per cui io vado. No, no, non andare, perché se vai non lavoriamo più assieme. E sono andato a Londra. È stata un'esperienza molto importante, vabbè, molto importante. se anche mi avevi letto quando ti hanno chiesto com'è andata, cioè perché ti hanno fatto anche la domanda nelle interviste che ho letto, hai detto che sei arrivato anche giusto in tempo, ci hai impiegato 10 minuti per cambiarti, avevi già la tua categoria, perché su questo io ho fatto delle ricerche, nel caso qualcuno non lo sappia, adesso all'epoca il Mister Universo era diviso in due categorie se non sbaglio, c'era la categoria pro, professionisti, e c'era quella amateur Certo, se non certo, sbaglio, ed era certo. diviso per altezze, non per pesi. Bravo, C'erano tre categorie, sopra il bravo, 1,80 m, bravo, poi bravo. dall'1,80 m al 1,70 m e poi c'era quelli sotto il 1,70 m. Tu immagino sei stato in quella nel mezzo, Sì, giusto? esatto, bravo, bravissimo. È esattamente così. E per cui riuscii all'ultimo momento ad andare. Torno a Milano e Tullio si era molto offeso. Si era molto offeso, ha detto: allora non lavori più con me. Eh, E peccato. di punto in bianco sono restato senza lavoro e senza, non sapevo cosa fare. Per cui ho fatto quel che potevo, il facchino al mercato, lo scaricatore, Il lavoro che trovavi, cioè quello che trovavi, quello che insomma. potevo. E poi ho trovato
qualcuno, non mi ricordo, sì, fra quelle persone che avevo, Giuseppe Di Campo forse? no, dopo, sì, fra le persone che erano venute lì in Via Resnati c'erano anche molte persone anziane, non solo ragazzi. Fra questi c'è stato due o tre che hanno detto ma un assicuratore, un toscano, un grosso industriale qui milanese, gli hanno detto ma Francesco facciamo qualcos'altro assieme, dai non ti preoccupare, ci pensiamo noi. E allora dico grazie. Allora mi hanno preso in affitto un piccolo seminterrato qui in via Marcona al 24, che è qui a 200 metri in linea d'aria. Io sono andato da un fabbro che era lì in via Cellini, Ok. cioè molto vicino a via Marcona, 200 metri, e gli dissi, guarda, io così vorrei fare degli attrezzi. E allora sta di fatto che dice, tu vieni a fare qualche ora di lavoro qui da me perché vedo che sei bello robusto e allora c'è da lavorare, vieni. Allora, io lavoravo un po' di ore per lui e poi mi facevo degli attrezzi. Ok, ok. Ho fatto degli attrezzi, ho fatto una lat machine, sì, ho fatto una lat machine, poi un paio di bilancieri, dei presi quadrati, mi pare. Per evitare che rotolassero avanti. E sta di fatto che ho cominciato a lavorare in questa piccolissima palestra in via Marcona. E allora, boom, grande successo. Poi dopo sono venuti Orsini, Bentivegna, poi è venuto anche Fellini, che era in visita a Ah, Milano. però. Gli hanno parlato, e allora è venuto a vedere questa stranezza Questa cosa chiamata se- palestra, e questa che, disciplina chiamata culturismo. che Che poi, come se posso chiederti, ma tu anche quando hai iniziato, non so se questa cosa è stata costante, solo dopo diversi anni le cose sono cambiate, ma anche le persone attorno a te, e non mi riferisco alle persone con cui condividevi la stessa passione, quindi il la bodybuilding, società, la società, bravo, forse possiamo parlarla così, come la vedeva questa la cosa? società era completamente impreparata, completamente estranea a questo concetto di gestione del corpo, di cura del corpo, di modellamento del corpo o di attenzione al corpo per ottenerne una forma diversa da quella che era, una trasformazione. Per trasformare il corpo era sentito come un atto di vuota estetica che veniva rifiutato, o quantomeno non c'era ancora la preparazione, il desiderio, La la curiosità, ma anche la la curiosità? capacità Ah, capacità. di intendere, di capire che questa trasformazione era in realtà alla base per una più corretta, più sana gestione del vivere e dunque del vivere sociale. Quando io ho cominciato a capire questo, allora ho cominciato ad andare a bussare alle porte della politica, del comune. Eh,
E lì ho trovato un assessore allo sport, Gianfranco Crespi, molto lungimirante, molto attento, che vai, facciamo, vediamo. Insomma, ha cominciato ad aprire l'attenzione sociale verso questa necessità sociale, cioè la necessità di fare attività come prevenzione e come difesa da quelle che erano le conseguenze negative che già si cominciavano a intravedere in maniera netta, e infatti i medici già cominciavano, gli ortopedici in particolare, i cardiologi, cominciavano a dire bisogna far muovere di più le persone. Io in quel momento organizzai, e mi dispiace, non trovo più niente di quella, organizzai la ginnastica nel verde e venne pubblicizzata con delle locandine attaccate nei tram in giro per Milano, dove c'era un omino, la ginnastica nel verde, e facevo questi corsi dove adesso ci sono i giardini Montanelli, Ok. e al Parco Sempione. Al Parco Sempione io al mattino, anche lì, ebbi un grande riscontro. Le persone venivano volentieri. Questi che anni erano? Diciamo, questi sono sempre in quegli anni. Tu hai dato già un primo anno, del 56 che hai iniziato, no? Qua adesso di che periodo si sta parlando adesso? 59? Ah, ok. 60? Quindi diciamo che ti eri già messo, diciamo, eri già appunto messo in proprio, nel senso stavi facendo le cose da certo, solo. perché io con Tullio ho lavorato praticamente nemmeno un anno. Nella sua palestra, che era una palestra casalinga. Lì in via Resnati. Che poi, E poi al settembre, dunque te lo dico subito, il Mister Universo era a settembre e io ero andato su un anno, esattamente un anno. se non sbaglio, però anche quello stesso anno dove tu hai partecipato al Mister Universo, quindi nel 58, se non sbaglio, almeno l'unica volta che sei andato al Mister Universo, c'è stato anche qui in Italia una gara importante. Sto parlando della prima gara di bodybuilding che è stata fatta sul nostro paese, il Mister Italia. Dunque, guarda, in Italia, cosa è successo in Italia? In Italia è stato organizzato il primo Mister Italia a Firenze, in un teatro dalle parti del... Teatro Verdi, se non sbaglio. Se non sbaglio era il Teatro Verdi. Io lavorai molto per aiutare, per mettere in piedi questa cosa, ma giustamente, Tullio aveva organizzato tutto, aveva fatto la rivista Cultura Fisica, Aveva il suo aperto mondo. le palestre, per cui era il suo Mister Italia. Dopo di allora subito c'è stata una scissione, mi ricordo, perché mi ricordo che come si chiama, Di Campo. Giuseppe Di Campo, sì, Pino Di Giuseppe Campo. Di Campo ha organizzato un Mister Italia IFBB, nella sua palestra a Milano, cioè nella sua palestra, nella palestra Mister Universo di Milano. Esattamente. E tu hai gareggiato in quella, che mi risulti, da quelle che sono le mie ricerche, tu avevi gareggiato in quella federazione, perché vedevo foto di te come Mister Italia sotto il nome dell'IFBB Italia. Esattamente. Però, ecco, io già in quel momento io sono i contatti. scomparso. Ho partecipato Sì. a quella manifestazione di Mister Italia di Campo.
dove giustamente ha vinto Miletto, io sono arrivato secondo, per cui io la considerazione che feci fu questa. Tullio Ricciardi giustamente ha fatto un Mister Italia per sé, per lanciare Miletto ha fatto, cioè il Di Campo ha fatto un altro Mister Italia Proprio come risposta a questa cosa. come risposta a Ricciardi. E io che cosa ci faccio qui nel mezzo? Avevi mai provato dopo a tentare nel Mister Universo o il 58 è stata la tua unica volta? Non sono più andato, ho fatto questo Mister Italia o quello che era nel 60, 59-60 e con quello ho chiuso. Ti sei dedicato alla tua attività, Bravo, mi sono dedicato alla mia attività. di quello che oggi sarebbe chiamato tranquillamente, posso chiamarlo un personal trainer, i primi personal trainer si possono chiamare così, è un termine con cui ti vuoi identificare o preferisci un altro termine, se volentieri? No, va benissimo, anche perché la definizione personal trainer me la prendo io, Vabbè, non ci non manca. perché la voglio, ma perché quando avevamo il grandissimo club qui a Milano, avevamo Con il tuo due, nome e il tuo cognome, Club Francesco Conti, giusto? Sì, 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 il ok. grande club, era 10.800 metri di superficie lì nacque la necessità del personal trainer. E allora fu inventata questa figura di istruttore personalizzato che seguiva la persona. E tu avevi anche i tuoi corsi, mi ricordo che avevi anche realizzato come si faceva spesso una volta, se tu volevi contattare un culturista, in alcuni casi aveva dei corsi con delle lezioni che tu gli mandavi via posta, avevi quello con l'estensore, avevi quello con le contrazioni volontarie Bravo, e poi bravo, avevi probabilmente anche dei contatti per delle cose un po' più personalizzate, bravo. E infatti probabilmente. così è andato. Perché io dal momento che ho cominciato a lavorare nel mio locale che ho costruito dal nulla, eh, lì è stata una gara incessante, continua, eh, perché creare un'attività in una società ancora non preparata e ripeto Mente. culturalmente non preparata È ad stata tosta. accettare un certo tipo di messaggio e dunque ho lavorato con l'Università di Milano, con la fisiologia, ci ho lavorato 3 anni per approfondire le basi proprio di fisiologia sportiva applicate e devo dire che è stato fondamentale. No, no, perché sai, io sono anche curioso di capire, uno va appunto in questa, anche quando avevi iniziato, sto parlando, quindi quando lavoravi anche con Tullio, se posso ridire il suo nome. No, con Tullio non ho più avuto niente a che fare. Sì, ma anche appena dopo, cioè sto parlando di quando hai avuto quel lasso di tempo che possiamo definire quindi il tuo periodo agonistico che è stato tra il 56-57 fino al 60 e in quegli anni ero curioso anche di capire con le conoscenze che si avevano all'epoca, ma anche Sociale. Qual è la realtà sociale nella quale si è sviluppata questa attività? No, no, più che altro ti volevo chiedere proprio cosa significava, come era un tuo allenamento, cioè da come Ah, un mio entravi. allenamento. Ma un mio allenamento, io mi allenavo 3-4 volte la settimana, a seconda del periodo. Il mio allenamento era sempre assieme a- Agli altri ai miei amici frequentatori. nessuno andava da solo, non c'era mai, non è che ognuno aveva la chiave e andava quando voleva, ci si faceva sempre in compagnia la cosa. Era un allenamento nel quale ciascuno cercava di dare il massimo e il mio allenamento, come ti ripeto,
erano 3 o 4 volte alla settimana, intervallate, cioè lunedì, martedì, riposo mercoledì, giovedì, venerdì, riposo sabato, domenica e via di seguito, cambiando magari una volta il mercoledì col giovedì come riposo, come intermezzare la settimana. Ma l'allenamento di 4 volte alla settimana per me è ottimale perché ti permette di dividere il lavoro sul corpo per zone, per cui tu fai lunedì una cosa. Quindi già ti allenavi dividendo i gruppi muscolari, non facevi il full Certo, body, certo, perché certo. io ricordo adesso, ovviamente le tue, dipende, voi all'epoca immagino che come fonti di studio che cosa avevate? Le riviste? Immagino, o avevate qualcosa cioè immagino che tu il modo in cui tu ti allenavi è stato frutto di pura pratica sul campo e di qualcosa che leggevi nelle riviste? O c'erano Direi, altre fonti direi all'epoca? che molto è stata pratica sul campo. E se uno Direi. invece voleva studiare? E poi c'è stato studio, certo, ma io in questo sono stato molto aiutato da quello che avevo iniziato a fare già dall'epoca di Via Marcona, sì, 2 anni, 3 anni dopo. Io ho collaborato molto con la fisiologia umana dell'università, professor Rodolfo Margaria, che era il grande nume, quello che ha studiato gli esercizi da fare per gli astronauti, e abbiamo lavorato molto, molto. Cosa ti devo dire? La preparazione, da un certo punto in avanti, hanno cominciato ad arrivare anche molti libri, per cui non c'è stato problema. La preparazione è in rapporto a quello che tu vuoi approfondire. Quanto? Io, sai, volevo anche capire se tu, era una mia curiosità, anche se all'epoca, a seconda di quelli che erano i tuoi periodi, cioè il tuo obiettivo, se non sbaglio, era entro alcuni limiti concetti che avevi del tipo di fisico che volevi, avevi dei periodi in cui ti dedicavi principalmente alla forza, dei periodi in cui ti dedicavi un po' di più quindi al raggiungimento di aumentare i tuoi massimali, così possiamo Ma chiamarli? dunque, i massimali Se li hai mai non provati, ho perché... non ho mai seguito dei massimali perché non mi interessavano essendo fuori dai circuiti. Te lo Ci chiedo, allenavamo, come ti ho detto, ci allenavamo fra amici. quindi si andava un po' di gruppo, cioè c'era una mentalità di gruppo su cosa fare e cosa non fare. Bravo. E venivano fatti dei programmi scritti, molto, non ne ho qui nessuno. Standard, diciamo, a seconda forse della tua anzianità di allenamento, se volevi iniziare Secondo quello che tu volevi fare. e Come non ti ti... sentivi, dove volevi arrivare, eh, voglio fare 10 kg in più di panca, ma non c'era uno schema. No, no, non sto parlando di un metodo a prescindere, però se... Il metodo allora è un'altra cosa. Quale metodo seguire per incrementare o per dimagrire Esattamente. o per migliorare la forza? Allora quello è un metodo. Ma il quanto allenarsi, come allenarsi, questo dipendeva da quello che volevamo fare, stavamo facendo in quel periodo e come ci volevamo impegnare. Se potessi, saresti capace di spiegarmi allora se c'era un metodo comune che utilizzavate tutti e se aveva delle varie sfaccettature, nel senso se aveva La se poteva variare? personalizzazione, ma la personalizzazione è fondamentale.
Il metodo comune, ti ripeto quello che dicevo prima, era la suddivisione dell'allenamento per zone del corpo, in modo da poter, nei 4 giorni della settimana, cercare di arrivare alla miglior performance. condizione possibile. Sì, alla miglior. Le cose cambiavano anche a livello di alimentazione qualora appunto un culturista come hai fatto tu, ma come facevano altri tuoi coetanei, volesse andare a fare una gara. Cosa cambiava nella sua routine di allenamento? Quindi si andava in ambito agonistico. Che cosa cambiava? Certo. Cambiava cosa bevevi, quanto bevevi, cambiava quante uova mangiavi, quanti tuorli, quante chiare, quanta carne o verdura. Ti adattavi a quello che volevi fare. Nel tuo caso, posso farti come quando hai fatto il Mister Universo del 58, adesso come ti ricordi come come ti eri preparato, Chiaro, ma nel 58 io ero un povero disperato. Io sono molto felice della vita che ho vissuto, come l'ho vissuta, molto grato a chi mi ha aiutato, ai miei genitori che l'hanno fatto. Che cosa mangiavo quando, specialmente i primi anni? Quello che potevo mangiare. No, ci tengo che tu vai a Quando Tullio specificare questa Ricciardi cosa. mi ha detto ti arrangi, non lavori più con me, Ed era lui all'epoca il tuo punto di riferimento a livello didattico, sto parlando? a livello didattico Cioè no. imparavi da lui, lui aveva un polino più di conoscenza di te e vi confrontavate, oppure avevi i tuoi metodi di allenamento e lui aveva i suoi? Questo avveniva finché eravamo assieme a Firenze, poi nel momento che io C'è stato il sono, distacco? per cui non c'è stato più nessuna sinergia informativa o comunicazionale, no. Io ho seguito la mia strada e lui la La sua. sua. Va tutto bene così. L'alimentazione è sempre stata fondata per me su un grosso quantitativo di pane al giorno, perché era la base sulla quale fondare, uova, latte, Latte all'epoca era il cibo latte, più... latte. Io avevo una latteria dove c'era una vecchietta amorevolissima, dove andavo sempre a prendere il latte. Lei allora mi dava anche una bottiglietta con la panna. Non amavi i surrogati, se non ricordo male. Cioè, No, eri una persona che non non me lo ho mai ricordo. preso mai niente. Quando a un certo punto avevo telefonato alla Meritene, che era Americane. venuta fuori la Meritene. Stiamo qua entrando in ambito, perdonami qua, ammetto che questo nome non mi ricorda, non mi Il ricorda. Meritene lo trovi ancora in commercio, che è un poli, sono sali minerali. Uno dei primi integratori, quindi, se vogliamo. Sì, e questi mi dissero, no, no, non ci interessa collaborare, per cui Non c'era ancora l'idea di abbinare il fisico muscoloso al consumo di esattamente. E integratori. allora la cosa finì così. Ma io, a mia memoria, non ho mai preso qualcosa in più di quello che potevo trovare nel cibo e nel quantitativo. Poi il mio amico Luciano, il mio amico dottore che ha cominciato a collaborare con me già in quegli anni lì, 59, Negli anni nel sì, 59, nel 60, e lui allora magari ogni tanto mi portava, dice, guarda, questi qui sono vitamina B, prendila, ti farà mhm, bene, oppure
è venuta fuori la vitamina C. Poi c'era anche i famosi semi di grano, c'era l'olio, Bravo, l'olio di germi di grano. era all'epoca su tutte le riviste di cultura fisica, era il primo Bravo, integratore che l'olio mi di risulti. germi di grano. Mi fa ridere, cioè ridere nel senso, non nel senso offensivo del termine, vedere come sono cambiati anche i prodotti del Tutto è tempo. cambiato. L'olio di germi di grano non è più utilizzato dai culturisti, ancora meno agonisti. È curioso vedere come all'epoca ci si arrangiava con quello che si aveva. Io ci tengo anche, quando tu mi dici con tutta l'onestà del mondo che mangiavi quello che potevi, io ci tengo che queste cose vengano sentite, perché oggi si danno per scontate tante cose che una persona che faccia bodybuilding, che faccia palestra, oggi avendo 1000 fonti, sa quello che deve fare nel bene o nel male. Invece all'epoca, quando non hai un punto di riferimento, e considerando poi il periodo storico che era, uno faceva quello che poteva. Guarda, quando Ricciardi mi disse vai arrangiati, io andai a fare lo scaricatore al mercato, all'ortomercato, al grossista. Eravate tutte persone che avevano il loro lavoro, non facevate questo di mestiere. Scaricavo, mi ricordo, i camion di cipolle, patate, insalata, vabbè, uno. Poi uno degli scaricatori mi disse, ma sai che qui ci danno solo 500 lire al giorno, mentre invece in Viale Molise, di prima circonvallazione, c'è il mercato dove scaricano i buoi. Lì ci danno 1000 lire al giorno. Vuoi venire anche tu? Andiamo. E siamo andati a scaricare i mezzi buoi. Eccoli lì. Ah, con il disegno. Dopo lo farò vedere, ho capito. Quello lì, quello là. No, là. Aspetta che là. dopo li farò inquadrare così che possono vederle anche le persone. E lì, scaricando questi mezzi buoi, poi pulivano. Lì, se tu guardi l'animale, c'è a sinistra il costato, e dunque la pulizia ti danno, e ci davano, oltre che le 1000 lire dalle 6 alle 9 del mattino, ci davano anche qualche ritaglio di carne. Ed era lì che prendevi la carne che ti serviva per fare la tua dieta, chiamiamola E così. io avevo in questa maniera un surplus di carne per quello che mi serviva. Cioè, quindi tu, con la scusa di fare questo mestiere, avevi la possibilità di consumare questi prodotti, cioè di questo cibo. E non era una cosa scontata. L'alimentazione per me era, come dire, completa, naturale. Non avevo bisogno di nessun integratore. Ma anche all'epoca non si utilizzavano proprio. Ma non esistevano nemmeno. Non esistevano, hanno cominciato a venire fuori negli anni 70. Con la Wader Fassi, che collegandosi che portando a tutti gli effetti. Vorrei farti vedere una fotografia, caro. Franco è morto 2 mesi fa. Mi spiace tanto. Franco Fassi. Quando veniva da me in via Resnati, e poi ragazzo molto intelligente. No, perché ci tengo a precisare una cosa: chi non lo sapesse, Franco Fassi è colui che ha portato il bodybuilding in Italia, quello d'oltreoceano, quindi quello americano, che dopo ha portato alla nascita della IFBB Italia con Bravo. Joe Wader, che sì, aveva già fatto, come avevo citato io nel documentario sulla storia del primo Mister Italia. I primi furono Giuseppe Di Campo, Nicola Ghezzi, ma a prendere la palla al balzo subito dopo e a dargli, secondo me, il turbo fu Franco Fassi. Bravo. Che creò le prime riviste che erano
quelli americane tradotte in italiano, ma anche con Franco articoli fatti prese in accordi con Joe Weider e cominciò a importare prodotti, supplementi alimentari a sacchi. E da quel momento la cosa ha preso il via alla grande. Franco è stato bravissimo. Vedi, se ti sei mai posto la domanda. Adesso le generazioni di oggi nascono in una realtà dove perlomeno il bodybuilding è già concretizzato nella società, con ancora delle cose da sistemare, ma esiste. Era più che altro per chiederti, secondo te, se tu hai comunque voluto vedere il Certo, bodybuilding, certo. e cosa ti è parso? Hai visto una evoluzione, hai visto un'involuzione, ci sono delle cose che ti sono piaciute, delle cose che non ti sono piaciute, cioè senza giudicarti, Guarda, caro, nel bodybuilding come tale non posso esserti in qualche modo utile perché oggettivamente non l'ho seguito, se non per immagini di cronaca. Mhm. Dunque non è seguire il bodybuilding. Hai comunque un'idea di quello che è oggi? Non dico No, anche... no. Sinceramente no. Io ho avuto l'onore, il privilegio di conoscere bene Steve Reeves, Anche Reg Park nel caso, anche Reg Park. Rick Parker. Ho avuto il grandissimo onore di batterlo, l'uomo più forte del mondo, perché Rick Parker Era anche molto forte era come... fortissimo, era fra i più forti della... Ma io avevo un esercizio nel quale ero più forte. Quando andai al Mister Universo a Londra, Sempre nel 58, c'era ok. anche Rick Parker. Nella categoria professionisti. C'era Rick Parker. Eravamo dietro, prima di fare l'esibizione, a scaldarsi. Sì, in maniera improvvisata, certo, per Certo. pompare un po' di sangue nei muscoli. E mi ricordo che lui, insieme ad altri di questi bestioni enormi, facevano fra loro un esercizio con un dinamometro. E allora io chiesi, please, is possible, me too. Tu sei riuscito a chiuderlo? E allora io feci questa stretta nel dinamometro e la feci superiore a quella che aveva fatto Rick Park. Rick Park, quando vide, that is impossible. Si è proprio alzato e... La prese e mi ricordo che si accoccolò così per stringere di più e invece avevo vinto io. Fu una cosa che mi lasciò molto stupito, perché lui faceva delle cose di sollevamento enormi. E io dissi, io però mi allenavo, c'erano i dischi in ghisa Sì. di 15 kg l'uno e i dischi in ghisa, ecco, erano come questi, erano svasati. Ah, ok, con il bordo, sì, perché Sì. era fatto per facilitarlo. Sì, erano svasati, erano più grandi. E allora io Infatti mi mettevo pareva un 2 attimo dischi strano. da 15, uno contro l'altro, e poi li alzavo. Ok, ho capito. Sì, ho capito, quindi facevi, ma era proprio una prova di forza che facevi o era un Ma esercizio no, una che prova di facevi? forza, lo facevo proprio come mio allenamento per... Aumentare la forza di presa. Sì, questo esercizio, ci tengo a precisartelo, è ancora, adesso, per chi si intende, per chi pratica l'allenamento della forza di presa, l'utilizzare i dischi, metterli in verticale, quindi in piedi, e pinzarli con le mani e tirarli su, è ancora un esercizio che è abbastanza utilizzato. Ecco, io questo facevo.
con i dischi da 10 prima, 10 kg più 10 kg, e poi ero arrivato a farlo addirittura con i 15 kg, per cui 30 kg. Per quante volte contavi per qualche secondo oppure facevi delle ripetizioni? No, sollevavo, non avevo... A me interessava il risultato di sollevarlo, di prenderlo, di sollevarlo, di alzarlo. Per cui, allora, io in quel momento, quando ci fu questo gioco con Reg, dissi, ecco, questa è la conseguenza di quegli esercizi che ho fatto. Feci l'analogia. Vorrei fare una cosa adesso, se Sì. mi è possibile, Francesco, ti durerà solo 2 minuti. Voglio farti vedere 2 cose. Parlo di 2 filmati, te li faccio vedere dal mio cellulare, ti Sì. metto delle cuffiette e ti faccio vedere. Sì. Eccoli qua. Questo è il video di te al Mister Italia del 1959, quello che hai detto che di essere stato battuto da Mileto. È giunto da Milano il grande appello. L'hanno raccolto a coorti i gagliardoni nazionali. Ed eccoli qui sulla pedana a affrontare il Gran Cimento. Tra pochi minuti finalmente sapremo chi è il Mister Italia 1959. Tirati a lucido con purissimo olio d'oliva, assumono plastici, fascinosi atteggiamenti atti ad acconciamente porre in rilievo le formidabili muscolature. E il loro viso resta impassibile. Eppure nei possenti petti il cuore batte a schiantarsi, che in pochi istanti sono in gioco mesi e mesi di sacrifici. Niente fumo, niente vino, niente donne, niente di niente. Solo illustratissimi opuscoli che suggeriscono come sviluppare armonicamente bicipiti e toraci. Ed infine il verdetto. Eccoli i 3 più bei fusti d'Italia. Sul gradino più alto il fustissimo si chiama Salvino Mileto di Trieste. Lo ammirano le ragazze, ma lui aspira al titolo di Mister Universo. Niente fumo, niente vino e soprattutto niente donne. I muscoloni suoi non glieli sciuperà nessuno. E ne ho un altro, perché qua eri una comparsa, ma ne ho un altro dove sei, diciamo, il protagonista. Salutisti, si nasce o si diventa? Si diventa. Per concorrere all'elezione di Mister Italia 1960, questi giovanotti hanno dovuto affrontare un'intera vita piena di barattoli d'olio camporato, di manubri, di molle per estendere il torace, di pesi e da appendersi sistematicamente al collo, alle cosce, ai polsi e alle caviglie. Le elezioni di Mister Muscolo, nate in America, sono arrivate anche da noi. Ci abbiamo messo 30 anni, ma ci siamo arrivati. Ne sentivamo la mancanza. Tipi come questi ci volevano per completare il paesaggio. Questo, per nominarne uno, è Mastro Totaro Giovanni Farastrada. Gli spettatori hanno speso 3.000 lire per acquistare il biglietto. Noi vi offriamo tutto gratis. Questo Il sei tu. bellissimo Mister Italia Francesco Conti si becca il David, ben inteso non quello della settimana Inco, che si limita a registrare la seguente elevatissima dichiarazione. Voi vorreste che io vi dicessi che faccio lavori a maglia, mentre invece no, direi un istituto di fisioterapia. Con lo stipendio ci comprerà la glicerina per gonfiare la ciccia che chiama muscoli. Che cosa ti trasmettono questi video che ti ho fatto? Li ho recuperati dall'archivio Luce. Che cosa cosa ti fanno ricordare? Che cosa ti trasmettono? È banale dire che mi fanno ricordare i tempi belli della mia vita, ma a parte questa banalità non mi trasmettono niente. Ok. Cioè mi trasmettono... Ti ricordi che quando hai cominciato nel deserto si doveva far parlare, dovevi costruire un'identità, una logica, una curiosità, che si parlasse comunque, Di quella cosa. che si parlasse, Perché ne valeva la se pena. ne doveva parlare. Questi delle film settimanali, questi sono tutti che poi venivano proiettati, loro ci sguazzavano e a me andava benissimo. Poi loro venivano da me, ma allora come si fa questo, come si fa quello? Eccolo là. Allora, tu che poi mi prendi in giro, ma io lo sapevo, cioè collaboravo. Con Per queste me persone. era fondamentale che mi prendessero in giro.
Perché perché è il un loro lavoro. ma perché sapevi che purtroppo era un passaggio, perché se tu vuoi che una cosa venga accettata dalla società, non ti Allora, devi vergognare di farla vedere. Sì. allora o facevi pagine di pubblicità e non potevo, nessuno poteva, o altrimenti dovevi costruire una identità, una curiosità, una domanda. E allora ecco che il lavoro di sputtanamento, Così sì. perché Per questo è. era, però serviva a creare curiosità, ma direi che è quasi banale, logico, inevitabile, ma allora andava creato perché è possibile, ma come mai? Ma c'è forza o non c'è forza? No, sono deboli, ma rispondere a delle domande, creare la condizione di un confronto, dialogo, approfondimento. E io per quello mi sono appoggiato molto all'università, E allo studio e alla conoscenza. perché l'università ha dato delle risposte scientifiche. Quello che dicevano, ma tanto non sono forti. Come facevi a dire alla società che non era vero? Dovevi inventarti cosa? Allora ci voleva che entrasse nel meccanismo e così è stato. Ti è piaciuta questa idea di questo viaggio in questa disciplina? Ti è piaciuto? Ti ha insegnato tanto? Che cosa ti ha insegnato? A vivere. Mi ha insegnato a vivere, perché che altro poteva insegnarmi? Ti sei mosso da solo? Eh, E le cose quando te le fai da solo a volte, quando impari queste esperienze, fai queste esperienze, ma soprattutto in un ambiente dove queste cose non c'erano ancora, rende tutto ancora più magico secondo non me. c'era Con tutti i niente. lati negativi perché sarebbe bello venire Ma più vedi, tu riconosciuto. parli comunque quello che Quello che comunico? quello di cui parli è il risultato di una cognizione, di un'acquisizione. Tu sei uno che ha letto molto, che ha Grazie, guardato ci provo. molto. Beh, certo, ha guardato, ha memorizzato, elaborato e io ho camminato in una spiaggia deserta e questo è difficile da trasmettere, da capire. È per questo che io ho voluto intervistarti, perché non posso parlare di qualcosa che non conosco, perché qui non si parla di capire, io non posso capire cosa significa, cosa potesse significare in maniera concreta. Uno può crearsi nella sua testa tutti i punti di vista che vuole, ma sentire una persona che l'ha vissuto in prima persona, penso che su questo siamo d'accordo di tutto, sia molto più veritiero che sentirlo dire da uno che va di auto, che si crea un'idea, ma non l'ha vissuta in prima persona. Tu l'hai vissuta in prima persona, sei stato assieme ad altre persone come Tullio Ricciardi, come John Vigna, come altre persone, hai portato qualcosa che in Italia non esisteva, che dopo tu voglia giustamente dire che è stata una parte della tua vita che dopo hai voluto metterla da parte per proseguire e fare altro, va benissimo, cioè, ma perché appunto bisogna ricordarsi che il bodybuilding all'epoca non era come oggi, non era una cosa concretizzata, quindi ognuno legittimamente lo viveva come meglio lo riteneva opportuno, anche perché il periodo storico era anche quello, e hai voluto comunque proseguire, ma questo non ti deve togliere i meriti che hai di volontariamente o involontariamente aver combattuto per portare nel nostro paese una disciplina che probabilmente avrebbe richiesto molto più tempo se non ci fossero state figure già all'epoca come te e i tuoi coetanei. Bravo, hai detto una cosa giusta.
In fondo una cosa che io ho sempre desiderato veramente è stato di portare nel sociale, cioè nel vivere della società, un miglioramento una maggior consapevolezza della salute, dell'alimentazione, del rispetto di sé. Così è stato, Così è stato. così è stato. C'è qualcosa che ti farebbe piacere dire a chi ci sta guardando, che possono essere frequentatori di palestra o meno, amanti del bodybuilding o meno, dargli un consiglio su questo, se vogliono iniziare questo percorso? Ma certo, quello che posso dire e che dico sempre è abbiate rispetto di voi stessi. Per cui, Dillo pure davanti alla telecamera. per cui nel rispetto di sé, dal rispetto di sé deriva tutto il resto. Non ti droghi, non eccedi nel fumo, non eccedi. Cioè il sistema di vita più rispettoso e più ossequioso per quelle che sono le leggi naturali. Non forzare la mano. Questo è il consiglio che daresti, non Basta. forzare la mano. E il bodybuilding cosa significa per te? Anche se hai voluto comunque, finita la tua attività, dedicarti anche ad altro, cosa significa? Cosa Il significa per te? bodybuilding è una tecnica che per essere perseguita richiede il rispetto di sé, il rispetto di una corretta alimentazione, il rispetto di una corretta respirazione, il rispetto di un sistema di vita non estremizzato come è necessario che sia. Il bodybuilding altro non è che la conseguenza di tutto questo. È banale. Ma solamente perché una cosa è banale non vuol dire che non funzioni. No, è scontato allora. Sì, no, talmente ovvia come cosa che... Ovvio, bravo. Ma del resto non c'è nulla di più ovvio che l'essenza di una cosa, quindi se il bodybuilding è fatto di questo, come hai detto tu. Bravo. Hai sintetizzato. Vuoi aggiungere qualcosa? Ti abbraccio. Grazie Francesco e Grazie grazie per la a tua te. disponibilità. Grazie. Grazie mille. Grazie. Grazie mille.